Ciao, sono Daniele. Oggi vi porto con me in un giretto in bici nelle campagne intorno a San Gimignano. Andremo a fare qualche salita abbastanza impegnativa, nonostante che sono partito alle 3:30 di un pomeriggio di luglio e la temperatura è sui 35 gradi. Nonostante questo ho tanta voglia di fare delle belle salite. Tra l'altro oggi ho scelto un percorso in cui andrò a fare una salita che di quelle intorno a dove abito mi ha sempre dato difficoltà. Arrivo a un certo punto difficile, molto ripido e mi fermo sempre. E oggi sono diversi anni che non ci vado, oggi ci voglio riprovare e documentare, vediamo un po' come andrà. La cosa bella è che prima di arrivare a questo pezzetto si fa un'altra bel po' di salita, quindi quando ci si arriva siamo già abbastanza stanchi e quello è bello, se no che soddisfazione c'è. Ecco, questo chiamiamolo il tratto di riscaldamento, che in questo periodo ci si riscalda davvero molto. Una salita ripida e al sole. È arrivata una nuvola, che gioia. Qui salgo su pianissimo, ma una pedalata dopo l'altra si arriva in cima. La salita continua fra vigne ed olivi. Adesso c'è una piccola tregua e poi mi preparo anche psicologicamente per il tratto impegnativo. Ci siamo. Inizia con poca pendenza e poi piano piano aumenta, sempre più ripida, e soprattutto il fondo è sempre più sconnesso e la dimensione delle pietre è sempre più grande. Tra l'altro, sono sincero, non è che oggi mi senta super in forma. Qui è già impegnativo, ma è facile rispetto al tratto che c'è fra una cinquantina di metri. A complicare il tutto c'è che di solito sul lato dove si può passare ci sono piante, rovi, per cui spesso mi fermo per questa ragione. Mettiamo tutte le marce leggere che ho. Sì, siamo già fermi. Ok, approfittiamo per riposarci. Visto che immaginavo le condizioni della strada, questa volta mi sono portato nello zainetto un paio di cose che forse mi saranno utili per ripulire dove devo passare. Una è questo e l'altra sono dei guanti da lavoro. Andiamo a vedere cosa posso fare. Ho tolto qualche sasso grande dalla traiettoria, poi sulla traiettoria c'è questo bel rovo. Diamoci un taglio. Sasso. Anche questo altro rovo in traiettoria. Cerco di togliere tutti i sassi grandi nella traiettoria che penso di fare. Poi sicuramente non ce la farò lo stesso perché è ripida, non sono molto in forma. Il rischio di tutto ciò è che qualcuno di questi spini vada per terra e mi faccia bucare, però sono disposto a correre il rischio, tanto non sarà né la prima né l'ultima volta che bucherò. Ok, dovrei aver finito di pulire la traiettoria, speriamo bene. Adesso torno giù verso la mia bicicletta e provo. Nel frattempo mi dovrei essere un po' riposato, quindi spero di partire alla grande. Vediamo un po' come va.
si riparte, via. Questa salita è fortissima, ok? Continuiamo a piedi. Comunque sono soddisfatto di dove sono arrivato. Questo era il pezzetto più difficile. Dopo altri 2 metri sarebbe stata più semplice. Troppo ripida. Ok, devo davvero tornarci quando sono un po' più in forma. Beh, non tanto per la pendenza, che era tanta, ma ce la potevo fare. È che la pendenza unita a questo terreno così difficile, c'è per terra briciolino, sabbia, poi il terreno è in pendenza da un lato, quindi è veramente difficile per me nello stato attuale di allenamento stare ritto in una salita del genere. Quindi dai, sono comunque contento di esserci venuto. Almeno intanto ho pulito un po' la strada e così ci ritorno fra un po', quando sono più allenato e quando riesco a tenere meglio la bici dritta in quel pochissimo spazio dove bisogna passare. Adesso sono arrivato a una frazione di San Gimignano e da qui prendo la via Francigena percorso escursionisti, quindi a piedi, che ho fatto qualche anno fa, solo una volta. Questo pezzetto me lo ricordo, è molto carino, però anche questo molto impegnativo. Ci sono un sacco di saliscendi, la strada è abbastanza tecnica, dovrebbe essere comunque più facile del pezzetto che ho appena fatto, cioè che non ho fatto, che ho spinto. Comunque spero di farcela. Qui ricordavo che c'erano un po' di tornanti in discesa, si scende molto, si arriva in fondo a una vallata e poi c'è un guado. E dopo il guado ricordavo che c'era questo bel pezzo nel bosco ripido, però il fondo è decisamente molto migliore del pezzetto di prima dove ho fallito. Sì dai, qui si va. Il percorso prosegue poi lungo una vigna assolata, in questo caso si continua a salire abbastanza. In questi casi un consiglio che mi sento di dare a tutti è, quando siamo in salite ripide in cui si pedala molto sotto sforzo e si decide di cambiare il rapporto dietro, mettere quindi un rapporto di diametro più grande, nel momento in cui si cambia rallentare impercettibilmente la pedalata, così almeno la catena non si sforza e a lungo andare si preserva il più possibile dalle rotture. La via Francigena, questa è la tappa tra San Gimignano e Monteriggioni. In questo punto prosegue, passa per una strada sterrata tenuta abbastanza bene, che porta a qualche podere o azienda vinicola. Adesso siamo abbastanza in cima al poggetto, se non ricordo male adesso si riscende, c'è un altro piccolo guado e poi si risale. Sono montagne russe in pratica. Eccoci qua, che c'è il cartello e scendiamo. Qui terreno di campo ma molto asciutto e molto compatto, quindi si va abbastanza bene.
Eccoci al guado. Ok, non c'è più il guado, tutto secco. Sì, qui infatti il rigagnolo era molto piccolo, mi ricordo. E si ricomincia a salire. Anche qui la pendenza non è male, niente affatto. Qui c'è un tornantino. Dopo mi ricordo che è un po' impegnativo, vediamo se ce la faccio. Sì, è impegnativo. Dai Daniele. Sì, fatta. Ok, altra bella discesina, un po' movimentata. Lo spazio dove passare è sempre più ridotto rispetto all'ultima volta che sono venuto qui. C'è un bel cane, speriamo di stargli simpatico. Sì, è andata bene, gli sono stato simpatico. Non ha detto niente, probabilmente è abituato a vedere passare i pellegrini da lì, visto che in stagione ce ne passeranno tanti. Adesso c'è una tranquilla strada sterrata, piano piano, che mi riporterà alla strada asfaltata e poi da lì tornerò verso casa. Non è stato un giro lungo, ma queste salite ripide mi hanno abbastanza provato, quindi datemi un piccolo supporto. Lì sotto premete mi piace, il pollicione all'insù, e se ancora non l'avete fatto, perché non vi iscrivete al canale? Così magari le prossime uscite che faccio in bici, e non solo, anche quelle a trekking con Ambra, così vi arriva una notifica e le vedete subito, non ve le perdete. Dai, alla prossima, buono sport sostenibile!